Amici atleti, buongiorno. Siamo di nuovo nell'Oceano Indiano, arcipelago delle Seychelles, isola di Mahé, Constance e Feglia Resort, che molto gentilmente ci ospita sulla sua magnifica spiaggia e sul suo splendido mare. Di cosa parliamo oggi? Parliamo insieme di bicipite. Chi è, cosa fa, come allenarlo. Il bicipite è il muscolo del braccio, formato da due capi in alto, B, hanno una corsa comune e si fondono su un tendine comune appena oltrepassano il gomito. Un tendine fatto ad amo, e adesso vi spiego il perché. Perché il bicipite è vero che flette l'avambraccio sul braccio, quindi chiude l'angolo del gomito, ma un'altra sua funzione è quella di essere un supinatore. Parliamo quindi di pronosupinazione, che è quel movimento che vi sto illustrando, che porta il palmo e verso il basso e verso l'alto. Quando è verso il basso si parla di pronazione, quando è verso l'alto si occupa di supinazione. E come vi ho detto, avendo un tendine fatto ad amo, quando si srotola, porta il palmo verso l'alto e si parla di supinazione. Quindi il bicipite è anche un supinatore. Quando facciamo questo col palmo verso l'alto abbiamo sia la funzione flessoria e sia la funzione supinatrice. Diversamente, se vogliamo annullare la funzione supinatrice, portiamo il pollice verso l'alto, siamo in una posizione neutra, il bicipite si occupa solo di flessione, non più di supinazione, e viene in questo caso aiutato e coadiuvato dal brachio radiale, che è un altro muscolo flessore, che è questo. Ma andiamo alla pratica. Basta scuse sempre pronte in tasca. La presa è a L. La scannalatura guarda verso l'alto ed è tenuta ferma ovviamente dalle nostre dita. Gomiti nella pancia e si comincia a flettere. Si soffia sempre verso l'alto. Non sono contento perché non c'è abbastanza resistenza, do un altro giro, sempre scannalatura verso l'alto e soffio. In questo modo, come potete vedere, c'è l'effetto pallina del bicipite, che è dovuto al discorso di cui si accennava prima riguardante la supinazione. Lo voglio annullare, tengo la mano in posizione neutra, pollice verso l'alto, scannalatura verso l'interno e l'effetto pallina sparisce. Però arriva il brachio radiale, che è questo muscolo esterno, che è un muscolo prevalentemente dell'avambraccio, ma anche lui è un flessore del gomito. E fa questo lavoro. Torniamo al lavoro iniziale. Se voglio dare un pochettino più di resistenza all'esercizio, porto il piede destro indietro, aumento la tensione iniziale dell'elastico e lavoro ancora in questo modo. Ricordatevi sempre, io lavoro attorno alle 10 ripetizioni su 3 serie. Se volete stare sotto le 8, aumentate la forza dell'elastico, incrementate quindi la forza del muscolo ma anche la massa. Se state sopra le 12, 15 ripetizioni, anche 18, sviluppate maggiormente la resistenza e la definizione del muscolo stesso. Esiste, come sempre, la versione pigrone, e quindi ci sdraiamo sulla magnifica sabbia, arrotoliamo sempre compresa a L. In questo caso possiamo tenere, se vogliamo stare molto molto rilassati, testa appoggiata e gambe appoggiate, gomiti sempre nella pancia e lavoriamo. Scannalatura che guarda sempre il viso dell'esecutore, quindi verso l'alto. Questa è una versione dove comunque si fa fatica, ma la posizione di partenza è molto comoda. Vogliamo intanto spronare un pochettino gli addominali,
come vi ho fatto vedere per i tricipiti, si tiene l'isometria addominale, la lombare lavora in sicurezza, non si inarca mai, ma è sempre a contatto con la superficie d'appoggio, col suolo, e lavoriamo. Isometria e intanto il bicipite lavora. La scanalatura ci guarda sempre, la presa è a L e soffiamo. Ottimo e buon divertimento.